Buonasera a tutti, benvenuti nella sala stampa dell'Orogel Stadium di Manuzzi. Siamo qui con mister Michele Mignani per la conferenza pre-partita di Sud Tirol Cesena, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie B KT 2025-2026. Partiamo con le domande, prego. Buongiorno mister, domani ho incontrato un avversario che sull'impronta del suo allenatore cerca subito la profondità piuttosto che il palleggio. Quindi ti chiedo dal punto di vista tattico in che misura in fase di contenimento vi può creare dei pericoli, ma nello stesso tempo che opportunità vi può offrire in caso di contrattacco. Penso ad esempio all'azione di La Spezia ben condotta da Berti, Spendi e poi col palo di Blesa, con lo spazio che avevate. Sai, ogni squadra ha una sua identità e quella di Mister Castori ancora più marcata, quindi è una squadra con grande intensità, con grande agonismo, che cerca il più velocemente possibile di arrivare verso la tua porta e lo devi sapere. Quando lo sai devi cercare di non farli arrivare, devi cercare di vincere duelli, devi cercare di avere più possesso palla per non concederlo a loro, ma tutte le partite offrono delle insidie. Queste sono sulla carta quelle che ci saranno domani, poi vedremo domani quello che succederà. Ti chiedo, buongiorno mister, come sta la squadra? Recuperi credo Olivieri rispetto all'ultima e se ci sono problemi di qualche altro. No, in linea di massima siamo quelli di Spezia con un Olivieri in più. Abbiamo fatto una settimana di lavoro giusta dove abbiamo, dal mio punto di vista, gestito bene carichi e speriamo che domani la squadra stia bene a livello fisico. Poi io penso che la testa faccia la differenza e secondo me a Spezia la squadra ha dimostrato che sta bene anche di testa, perché andare sotto dopo 3 minuti e venendo da 2 sconfitte era difficile reagire, invece ha avuto una grandissima reazione. Il fatto che stiate avendo questo cammino esterno indubbiamente buonissimo può far pensare che magari adesso vi aspettano e vi vedono anche sotto una luce diversa, cioè che in effetti fuori siete una squadra molto molto pericolosa. Ma probabilmente la piccola variabile che ci può essere è che magari le squadre quando vengono a giocare qui da noi hanno un minimo di attesa in più e possono magari rimanere un attimo più coperte, magari in casa loro possono essere più spavalde e quindi concederti un po' più di spazio. Questo potrebbe essere una soluzione, però io penso che la nostra sia una squadra che prova ad approcciare le partite nel medesimo modo e tutte le partite in cui siamo entrati in campo abbiamo sempre, perlomeno prima del fischio d'inizio, pensato di giocare per provare a vincere. Poi, come vi dico sempre, e purtroppo questa è una realtà di cui molti non tengono conto, è che c'è sempre un avversario e ci sono 2 squadre che hanno entrambe le stesse intenzioni perlomeno un minuto prima di partire. Volevo ritornare un attimo alla gara di La Spezia che avete vinto con 2 schemi perfettamente riusciti. Ecco, ti chiedo, queste situazioni che sono sempre più frequenti e importanti, come le preparate in settimana, nel senso quanto tempo dedicate, ci sono delle sedute, dei giorni particolari, chi del tuo staff segue queste situazioni di gioco, questi schemi? Le palle native sono da tempo, è una parte importante della partita e ci sono degli studi, delle statistiche che dicono in maniera reale quali sono le percentuali in cui le palle native determinano il risultato e dobbiamo per forza lavorarci. Poi si scontra sempre l'idea di chi attacca e l'opposizione e la capacità di chi difende. Poi a volte le prove riescono, a volte le prove non riescono, noi ci lavoriamo quel tempo che riteniamo giusto. È chiaro che ci sembra più opportuno lavorarci nei giorni vicini alla partita e ci lavoriamo di staff, lavoriamo insieme, discutiamo insieme, troviamo le soluzioni insieme perché è giusto poi condividerle tutte quante insieme.
Ecco, un altro dato, mister, riguarda la produzione offensiva, cioè voi segnate 13 gol praticamente con tutti i giocatori, tra l'altro anche con tutti i nuovi, che credo sia un motivo di orgoglio in più, mancava Frabotta sostanzialmente di quelli che giocano con continuità. Ecco, ti voglio chiedere da questo punto di vista cosa significa, detto che gli attaccanti avevano cominciato bene, poi nell'ultimo mese hanno faticato di più a segnare, mentre a produrre no. Trovare invece gol con tanti giocatori diversi e con soluzioni soprattutto diverse. È un po' la sublimazione del tuo lavoro. Sai, secondo me, ti rispondo in maniera molto onesta, secondo me il massimo sarebbe riuscire a far segnare, non dico per noi ma dico per tutti, il massimo sarebbe riuscire a far segnare tutti i giocatori attraverso delle azioni a palla in movimento e non a palla ferma. È chiaro che sulle situazioni da palla ferma porti in avanti anche i difensori e quindi in quel momento loro hanno più probabilità di segnare. Però credo che sia come dire, una ricerca che debba essere per forza approfondita, sulla quale si debba per forza lavorare, perché io penso che nel momento in cui c'è bisogno di difendere i tuoi attaccanti debbano essere i primi a darti una mano nella fase difensiva, se occorre venire anche dentro la nostra area di rigore per mantenere o consolidare un risultato, e nel momento in cui tu attacchi ci deve essere anche la partecipazione del resto della squadra e perché no magari a volte l'inserimento anche di un difensore, quindi è chiaro che questo fa piacere, è chiaro che all'appello mancano ancora giocatori che io spero i gol li facciano perché ne abbiamo bisogno e poi quello che conta alla fine di tutto è fare punti per la classifica. Consideri nelle scelte e nel ventaglio di soluzioni anche, cioè terrai conto della partita di martedì o detta proprio schietta non ti interessa? No, adesso no, io voglio pensare a domani e poi quello che dopo che voglio succedere domani penseremo a martedì. Buongiorno mister, domani il settore ospiti del Druso sarà praticamente tutto esaurito. Che apporto, che forza potrà dare il pubblico nella partita di domani? Noi abbiamo una squadra di ragazzi che secondo me è molto sensibile alla partecipazione dei tifosi in casa e soprattutto, ma anche in trasferta, quindi io sono convinto che avere il nostro pubblico, i nostri tifosi, avere un incoraggiamento, avere comunque la presenza possa essere una spinta in più, anche se poi i ragazzi devono impegnarsi a prescindere, ma io credo che creare una forma di coesa, di gruppo inteso come gruppo squadra e gruppo esterno possa essere un valore aggiunto e possa dare una mano a tutti quanti. Ecco, guardando un po' avanti, le condizioni di Bisoli quali sono? Potrebbe tornare con il Bari, l'Avellino? Che previsioni potete avere con lo staff medico? Premesso che l'infiammazione che ha lui è un'infiammazione che non ti permette di stabilire o di definire dei giorni precisi per il suo rientro in campo, bisogna navigare un po' a vista, però sta lavorando, comunque lavora molto sodo, è un ragazzo serissimo, se potesse lavorerebbe giorno e notte, quindi io credo che appena c'era la possibilità lui cercherà di essere in campo. Avete altre domande per mister Mignani? Grazie. Grazie a tutti. Grazie. C'è verso la